Salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Hogwarts Legacy, sempre qui sul mio canale. L'ultima volta ci eravamo lasciati con l'inizio della prova di Percival Rackham e niente, andiamo a completarla Ho e già vediamo visto cosa ci qualcosa attende. di... Ah, ok, dovevo andare giù, cioè non vedevo niente sul ponte e ho detto cosa devo Deve fare? essere successo qualcosa. Meglio dare un'occhiata in giro. Oh oh, so soldi, cose, incredibile. Ho capito ma... Ah, forse adesso è comparso il ponte. Esatto, esatto, esatto. Molto bene. Lì ci sono altre cose. Cosa avranno in serbo per me i custodi? Allora posso andare anche di qua. Però di qui c'è anche un'altra roba. Quindi... Queste hanno un'aria familiare. Aspetta, aspetta. Fammi andare anche di qua. Magari... Sì, c'è un tesoro lì. Più facile del previsto. Altre statue. Ok, devo andare per di qua. Ma io mi sono difeso, zio. Cioè, no, mi sa che non devo fare questo. Ecco. Devo fare questo. Vediamo un po'. Devo andare di là. Però c'è una piattaforma. Quindi abbiamo un problema. Ah, ecco. Cioè... Ok. Aspettate. Se tipo lo piazzo qui. Poi attraverso il portale. Chissà che cos'è cambiato da entrambe le parti dell'arcata dopo quell'esplosione di magia. Deve esserci per forza qualcosa di diverso. Lo so che c'è qualcosa di diverso. Sto cercando di capirlo. Ecco, vedi adesso la piattaforma non sta più qui, ma sta dall'altra parte. Esatto, esatto, esatto. No. Sì, lì c'è uno scrigno, ma vabbè, dovrei fare altri magheggi con l'arcata, diciamo, no? Dovrei fare altri magheggi con l'arcata per prendere quello scrigno, ma... sti cazzi, fa niente. Va bene così. Non mi abituerò mai a questi pavimenti. Altre statue, altri combattimenti. Non sono morto, strano. Mo che ci sono soltanto questi qua più piccoli dovrebbe essere più facile, diciamo. Fatto, fatto. Ah, sto coso è rotto. Vabbè, ma adesso lo riparo, visto che ci siamo. No, non posso ripararlo. Scusa, che cos'è? Vabbè, non posso ripararlo. Non so cos'è, non so perché me lo evidenzia il gioco. Va bene così. Devo andare di qua e indagare. Sarà la stessa roba di prima. Devo scoprire come cambia la stanza e scervellarmi. E sono morto. Fantastico. Prima indaga. Ok. Ecco qua. Ok. Molto bene. E ora devo andare là. Ok. Beh, insomma, non era facilissimo da intuire, cioè... Insomma, questo? Beh, già che mi dà le pozioni per la vita, non fa ben sperare. Ci sarà qualche combattimento super incredibile? Mi sa proprio di sì. Non posso neanche prenderlo. Ah, posso prenderlo? Ah, 5 boccette, alla faccia. Il gioco ha visto che stavo per morire, ha detto dai, e ti do una palanca di boccette. Questa storia non mi piace. No, ma stavo glaciando. Ma, cioè, ti ho glaciato e mi hai colpito lo stesso, fatto apposta. Sai cosa vuol dire glaciare? Ma, cioè, mi spieghi a che serve? Cioè, io sto puntando un nemico, no? Perché cazzo mi fai cambiare bersaglio ogni 4 secondi? Perché? Cioè, che cazzo lo punto a fare il nemico se mi cambi bersaglio ogni 5 secondi? Allora, ci riproviamo. Questa storia non mi piace. Fantastico. Io schivo, ma mi ha comunque sbalzato in aria. Ok, doveva essere rimasta anche una guardia, quella più gigante. Non so dove è andata a finire, ma... fantastico. Cioè, come faccio? Ma vedi? Ma come faccio a schivarlo? Mi prende sempre. Guarda, mi prende sempre. Cioè, come faccio a schivarlo? Devo schivare all'ultimo. Boh. Più facile no, eh. Cioè... Sembra che sto giocando a Elden Ring.
Sti boss del cazzo. Ah, bene. Devo ribattermi con tutte queste guardie. Fantastico. Meraviglioso. Questa storia non mi piace. L'altra guardia gigante non so che fine ha fatto. Ce n'erano due. L'altra non so che fine ha fatto. Comunque, mi vedi? Non si sa perché. Mi colpisce sempre. Santo cielo. Quanto ci è voluto. E ho dovuto anche... Sollievo. e ho dovuto anche risparmiare le 7 boccette che mi hanno dato contro le guardie di prima. Per sconfiggere il boss finale. Perché sennò... Col cazzo che lo sconfiggevi. La cosa divertente è che avevo pensato che questa prova di Percy Parragam sarebbe stato un po' più leggera. Un altro pensatoio. Invece no, cioè, ma proprio per niente. C'è un pensatoio pensatorum. Però qui sto cercando di vedere se c'è qualcosa da prendere. Non c'è nulla da prendere. Delusione. Anche se comunque il mio inventario è pieno, quindi non avrei potuto prendere nulla lo stesso. Ah no, eccolo qua. Ecco, appunto. Fantastico, grazie. Grazie. Guardiamo. La tua capacità di trasfigurare il mondo intorno a te è davvero notevole. Che cosa c'è? Mio padre non sta migliorando. Credo non si riprenderà mai dalla morte di mio fratello. Vedere soffrire chi amiamo è una vera agonia. Sono passati anni dalla siccità, ma il suo dolore per quella perdita è profondo come se fosse successo solamente ieri. A lui serve pace, non splendidi pilastri. E se io lo potessi aiutare? Fai già così tanto per tuo padre? Non è abbastanza. Io voglio che smetta di soffrire. Capisco la tentazione di usare questo potere per trasfigurare altro e non soltanto il mondo fisico. Ma le emozioni umane sono una forza molto potente. Anche la strega più competente e di buone intenzioni non può sapere che conseguenze avrebbe manipolarle irrevocabilmente. E che cosa dovrei fare? Stare a guardare mentre il dolore lo distrugge? Non puoi fare tuo quel dolore. Ogni anno un qualche studente mi stupisce per le assurdità che vede nelle foglie di tè. Oh, signorina Morganach, felice di rivederti a Hogwarts, professoressa. Mi ci vorrà un po' per abituarmici. Professor Rookwood? È bello che tu abbia accettato il ruolo di professoressa di difesa contro le arti oscure. Siedi, siedi Isidora, e parlaci dei tuoi viaggi. In realtà volevo invitare voi e gli altri professori a casa mia stasera. Ho davvero tante cose da raccontarvi. Sarebbe un vero piacere, informeremo gli altri. Benissimo, a stasera. Un altro ricordo. Ora devo trovare la via... Ok, a quanto pare Isidora, non so perché, ma mi dà l'impressione che diventerà il prossimo Voldemort, versione donna. Quindi, Altre top. pietre cristallizzate. Deve essere la via per tornare alla sala delle mappe. Sì, quindi ora devo tornare alla sala delle mappe e lo devo fare da qui dentro. E quello è il professor Fidge.
Chi abbiamo qui? Studio a Hogwarts, signore. E questo è il professor Fig. Professor Charles Rookwood, al vostro servizio. Qualcuno ha completato la prima prova? Io, professor Rookwood. L'ho già vista nel pensatoio, alla Gringotts, con il professor Rackham. Esatto. Quindi hai trovato la passaporta per la camera blindata del professor Rackham e decifrato la mappa del medaglione che fluttuava sopra quel pensatoio? Sì, e ho trovato una cosa sopra l'ultimo pensatoio, anche se non so di che si tratti. Ah, certo. Troverai un manufatto simile in ciascuna prova. È importante che tu li tenga al sicuro. Ti serviranno per completare il percorso sul quale ti abbiamo instradato. Quando li avrai trovati tutti, ti diremo come utilizzarli. Bene. È in grado di dirmi qualcosa sulla prossima prova? Prima che tu proceda, vorrei parlare con Charles di questo urgente problema dei Goblin. I Goblin? Lo studente ha trovato delle tracce di una potente magia oscura in mano ai Goblin. Insieme al suo mentore, il professor Fig, non solo ha visto dei Goblin in agguato fuori dalla torre di San Bakar, ma ne ha anche incontrato uno molto potente nella mia camera blindata alla Gringotts. Temo sia preferibile sospendere le prove finché non ne sappiamo di più. Ci rimettiamo alle sue decisioni, ovviamente. Allora, Un attimo, professore. Si chiama Rookwood. Crede che ci sia un legame con Victor? Forse, ma non possiamo essere certi che la cosa sia rilevante. Per ora, dimmi cosa hai visto nel pensatoio. prima che la strega dell'ultimo pensatoio, Isidora, diventasse insegnante a Hogwarts, litigò con il professor Rackham sull'uso della magia per rimuovere il dolore. Speriamo che il prossimo pensatoio ci dia maggiori informazioni. Ora dobbiamo capire cosa sa Ranrock. Sarò sincero, non so proprio da dove cominciare. In realtà, io un'idea ce l'avrei. Una volta ho visto Sirona ai Tre Manici di Scopa parlare con un goblin. Sembravano in buoni rapporti. Vale la pena tentare, magari scoprirai qualcosa, però non trascurare... Lo studio, certo, signore. Prima che tu vada, Professore? hai mai incontrato tracce di magia che sembrano arricciarsi, a parte quelle sul nostro cammino? Non credo. Cosa sono? La testimonianza dei nostri vecchi tentativi di manipolare il potere della magia antica. Se non sbaglio, e non capita mai, dovresti essere in grado di utilizzarle per accrescere la tua magia. Grazie, signore. Allora le cercherò. Allora, abbiamo completato tutta sta faccenda. Ho parlato anche con il professor Rookwood del ritratto. Quindi ora andiamo a vedere un attimo le missioni che ci aspettano. Allora, da quello che vedo, le missioni principali, le 3 missioni principali, sono tutte quante bloccate perché non sono di un livello adeguato. Allora, io sono quasi a livello 12, quindi niente. Mi metterò a fare una missione secondaria, sperando che mi fa arrivare a livello 12, così inizio l'altra lezione di livello 12. Allora, dopo aver livellato abbastanza, abbiamo sbloccato la lezione degli animali e la lezione l'elmo di Urtkot, esatto. E niente, in questa devo recarmi ad Hogsmeade e mi dà depulso. Quindi niente, farò prima questa. Allora, da quello che ho capito devo entrare nei 3 manici di scopa, che sarebbe questo. E inizia la missione principale. Eila, O che bello dovrebbe vederti. iniziare. Buongiorno, signorina Ryan. Desideravo ringraziarla ancora per l'aiuto con Rookwood e Harlow il giorno dell'attacco dei troll. Chiamami Sirona. È stato un piacere aiutarvi. Quei due portano solo guai. Sono lieta che fossi qui quando ti hanno trovato. Infatti, quel giorno stava parlando con un goblin. Sì, Lodgok. È un amico. Sembrava essere in ottimi rapporti con lui. Ci conosciamo da anni. Da quando ero adolescente servivo ai tavoli qui, prima di acquistare la taverna. All'epoca era cordiale, ma non eravamo ancora amici. La sua sfiducia nella stirpe magica era troppa. Ma ora siete amici? Sì, lo siamo. Non lo vedevo da anni, poi qualche mese fa è tornato.
mi ha riconosciuta subito. A differenza di alcuni miei compagni di classe, che ci hanno messo un po' a capire che ero una strega e non un mago. Non tutti i goblin sono come Ranrock e i suoi seguaci. Lodgok è preoccupato quanto noi per la situazione attuale. In questo caso vorrei parlare con lui, nello specifico di Ranrock. Dove posso trovarlo? Immagino che il tuo interesse sia legato alle voci su una collaborazione tra Ranrock e il nostro amico Rookwood. Esatto. Quando non è qui lo puoi trovare a parlare di affari alla testa di porco. È uno stimato commerciante di metalli. Digli che hai parlato con me. Probabilmente e comprensibilmente si fida poco di maghi e streghe, anche se giovani come te. Detto questo, se cerchi informazioni su Ranrock per tentare di ostacolarlo, in Lodgok troverai un alleato. Grazie, Sirona. Quando trovi Lodgok, portagli i miei saluti. Non so che cosa hai fatto per avere nemici così potenti, ma per favore, guardati le spalle. Allora, a quanto pare devo andare alla testa di porco per incontrare chi voglio incontrare. Però qui vicino ci dovrebbe essere un tesoro, solo che non lo vedo. Vabbè, ok, dovrebbe essere qui, la testa di Burkos. Salve, Lodgok. Sirona mi ha detto che eri qui. Ah sì? E ti ha anche dato notizie da riferirmi? No, in realtà desideravo parlare con te. Si tratta di Ranrock. Ora ricordo. Hai 3 manici il giorno dell'attacco dei troll. Sei lo studente a cui dà la caccia. Esatto. Ho bisogno di sapere cosa stanno tramando lui e i suoi seguaci, così da essere un passo avanti. Ammettiamo che io lo sappia. Perché fidarmi di te? Sirona si fida di me e ha detto che i nostri interessi potrebbero coincidere. Beh, se Sirona si fida di te... Bene. Ho un'idea che potrebbe essere utile a entrambi. Un modo per far sì che Ranrock mi confidi i suoi piani. Ti ascolto. Anni fa, una perfida strega rubò una reliquia sacra ai Goblin. Si dice che ora si trovi nel suo sarcofago, in una tomba accessibile solo alla stirpe magica. Ranrock e io abbiamo avuto un litigio tempo fa. La reliquia potrebbe farci riallacciare i rapporti. Capito. Se prometti di rivelarmi i piani di Ranrock, recupererò per te la reliquia. Dovremo fidarci reciprocamente. Io che tu non fuga con la reliquia, e tu che io ti riferisca quel che apprenderò. Raccogli ciò che ti serve e vediamoci nei pressi della tomba della strega. La tomba della strega. Mai sentito nominare la Indumenti tomba del della strega. genere proteggono ben... Devo raggiungere Lodgok nei pressi della tomba della strega, allora. Ok, Pronto. Bene, non c'è tempo da perdere. ci siamo. E che devo fare quindi? La devo seguire? Cos'è la reliquia che devo recuperare? Un prezioso cimelio noto come Elmo di Urtkot. Quella strega si considerava una collezionista e lo acquistò come soprammobile, incurante della sofferenza che ciò avrebbe causato ai Goblin. Per noi Goblin il legittimo proprietario di un oggetto è il suo creatore e non il suo compratore. Per noi maghi è il contrario. È un miracolo che ogni tanto riusciamo a collaborare. Innumerevoli differenze ci separano. Così sembra. Forse ti sorprenderà, ma penso che queste differenze non siano sempre insormontabili. Per questo oggi mi trovo qui, in viaggio verso quella tomba con te. Ah, eccola lì, la tomba della strega. Questo posto ha un aspetto orribile. Un'altra avventura ti aspetta? Ti auguro buona fortuna con l'elmo. In quanto porta bacchetta hai già un bel vantaggio. Ma prima che tu vada, hai qualche domanda? Cosa rende questo elmo così speciale? L'elmo di Urtkot è un antico cimelio leggendario, forgiato durante un periodo di unità tra i clan Goblin. Era un'ispirazione per noi, almeno finché non ci è stato portato via. Poi è diventato tutt'altro. Il simbolo di ciò che abbiamo perduto, di ciò che la stirpe dei maghi ci ha sottratto. Recuperarlo significherebbe molto per i Goblin e per Ranrock. Mi sarebbe eternamente grato se glielo restituissi. Sembra che Ranrock sia in combutta con Rookwood. Hai idea del motivo? L'ho sentito dire, ma sai, quando i malvagi cospirano, raramente rivelano l'un l'altro le proprie vere intenzioni.
Posso solo fare ipotesi, ma scommetto che la loro è un'alleanza alquanto precaria. Spero la nostra non lo sia altrettanto. Per caso hai qualche idea su cosa mi attende all'interno della tomba? Considerando che c'è di mezzo quella strega, suppongo ci sia la possibilità di incontrare gli oscuri protettori noti come inferi. Quelle ripugnanti creature prosperano nell'oscurità e nel freddo. Sconfiggile con la luce, la forza e soprattutto con il fuoco. Ora che siamo qui mi è tutto chiaro. Spero che la nostra sarà un'alleanza proficua. Ancora buona fortuna. Io resterò qui, in trepidante attesa del tuo ritorno. Ti prego, fa attenzione. Allora ragazzi, in poche parole dobbiamo andare a prendere questo antico manufatto, ilmo o come lo volete chiamare, per questo goblinuso. Vedete che si vede che proprio è un goblin. E niente, così poi lui ci darà una mano anche a noi, insomma un quid pro quo. Solo che per oggi il mio tempo è scaduto e per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdere altri contenuti su Hogwarts Legacy come questi. E noi ci vediamo sempre qui in un prossimo video di Hogwarts Legacy. Alla prossima! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness.